sogno, desiderio era quello di diventare un musicista. Partì in quel tour che era Negrita 2003. Se mi avessero detto 20 anni fa che oggi starei facendo quello che sto facendo, non avrei creduto a nessuno. Sono nato in Bulgaria, i miei genitori sono bulgari e si sono trasferiti in Italia quando ero bambino. Sono nato a Torino, ma mi sono trasferito a Milano da 20 anni, negli ultimi 20 anni vivo a Milano. Milanese di adozione ma nato in Trentino e cofondatore di Bleared Lighting Design. Ho iniziato a fare il tecnico perché volevo in qualche modo inserirmi all'interno di questo mondo molto affascinante che era lo show business e non sapevo come entrare ed è stato quasi un caso, ovviamente come tutti i ragazzini anche io suonavo in una band e quindi avevo già una sorta di predisposizione ero molto affascinato da queste luci dei palchi. Quando ero giovane cioè da ragazzino, diciamo che il mio sogno, desiderio era quello di diventare un musicista. Sono partito inizialmente facendo audio, infatti volevo diventare fonico. Ho avuto la fortuna nella mia carriera di trovare molti mentori che mi hanno insegnato nel bene e nel male come comportarsi in questo ambiente. Mi hanno insegnato anche cose tecniche, ma soprattutto questioni umane, perché il nostro lavoro credo che sia al 50% un fattore umano e il 50% fattore tecnico. Noi tre soci ci siamo conosciuti ovviamente sul lavoro, avevamo tutti intrapreso un nostro percorso professionale ancora tutto da definire, perché all'epoca in quegli anni lì specie per me non era niente di chiaro, quindi ho iniziato a lavorare in questo mondo ma era tutto nuovo e tutto diverso e ho conosciuto sia Davide che Ivan sul posto di lavoro. Pur di andare in tour, aver fatto qualsiasi cosa, anche fare le luci, infatti mi fu proposto di fare un tour nelle luci. Io accettai, partii in quel tour che era Negrita 2003, un tour invernale nei club, spettacolare a pensarci con la testa di oggi. Ai tempi per me era tutto nuovo, tutto strano, però quel tour lì mi fece appassionare, innamorare di tutto il mondo del lighting design e di tutto quello che c'era dietro alle luci, che mi è sembrato in quel momento lì della mia vita molto più interessante e dove potevo più esprimere me stesso. E in più ho conosciuto persone un po' più simpatiche nel mondo delle luci. Crediamo totalmente nel concetto di team, anzi più che crediamo, abbiamo capito che in tre funzionava particolarmente, al di là del concetto di team che come già detto fu importante, però la cosa che ci siamo resi conto che funzionava di più è che siamo tre persone che si sono sempre occupate dello stesso lavoro ma con degli approcci diversi. Pragmatico, molto tecnico, scontroso, estroso, spendaccione, fuori dagli schemi, disordinato, creativo. Tutte queste skill sono cresciute. Diciamo che io e Jordan siamo, oserei dire, equivalenti, nel senso che praticamente ricopriamo la stessa mansione. Diciamola così, se nella società io sono quello, come dicevo, che sono quello più matematico, più metodico, Jordan è quello un po' più disordinato ma più creativo e Davide è quello più concreto che realizza realmente poi le cose. Tra noi tre soci io diciamo che sono quello che sta più dietro le quinte e gestisce un po' tutta la parte di sottobosco e di tipo task manager, contabilità, personale, eccetera, eccetera. Diciamo che li tengo un po' a bada, come dicono loro, e infatti mi hanno soprannominato admin. Un evento live, un concerto o comunque generalmente parlando dell'evento live è un qualcosa di molto particolare e straordinario come esperienza, no? Quindi è composto da tantissimi campi dell'arte che entrano in concomitanza, quindi si sovrappongono. E noi come studio devo dire che è una cosa molto condivisa, che
dobbiamo trasformare quel momento in un momento che sia totalmente diverso da quello che una persona vive durante la sua giornata comune. Quindi quelle 2 ore di tempo che una persona spende a vedere i propri artisti preferiti o comunque a partecipare a uno show immersivo deve essere completamente un qualcosa di straordinario. Quindi ogni volta che lavoriamo su un progetto cerchiamo in qualche modo di sovvertire quelle che sono le aspettative di quello che una persona si aspetta delle prossime 2 ore della sua vita e quindi cercare di sorprendere. Un percorso che si sposta dall'artistico al tecnico, perché questa poi è la grande sfida, credo, un po' del nostro lavoro, cioè che è quella di rendere qualcosa di, diciamo, irreale reale. Quello che è un po' il nostro dogma, il nostro manifesto, se si può chiamare così, deriva anche un po' dal nostro nome, cioè noi ce l'abbiamo sempre molto chiaro in mente, quello che è il nome della nostra azienda, che è Blirred, è un gioco di parole tra qualcosa di offuscato che poi piano piano nel processo di creazione va a togliere tutto quello che è l'offuscamento, quindi il nuvoloso, e ne esce fuori poi un'immagine che poi è reale, solida e tridimensionale il più delle volte. E l'idea nasce dal fatto che in un momento, nel primo approccio, nella prima fase creativa in cui cominci a pensare a un lavoro, parlare con un cliente, diciamo che a noi piace pensare che il processo creativo parta da una cosa indefinita, quindi molto confusa, e dopo, per un amore condiviso da Jordan e me per il colore rosso, abbiamo pensato di declinare questa cosa al rosso. Quindi diciamo che quello che noi riteniamo sia il nostro fine ultimo all'interno di un processo creativo è di rendere questa cosa indefinita e priva di confini e linee guida, praticamente trasformare un pensiero un po' confuso, un'idea, in qualcosa che poi diventa realmente uno spettacolo o comunque qualcosa legato al nostro mondo. Avere tutti questi mondi che si combinano insieme durante un concerto presuppone anche che ci siano un sacco di difficoltà e devo dire che nel mio caso specifico quell'adrenalina che provi quando inizialmente è tutto disordinato è un po' un caos, perché abbiamo aspetto visivo, abbiamo aspetto musicale, aspetto di performer, sembrano diciamo tutti linguaggi diversi tra di loro, e quell'incertezza che si creano è qualcosa che ci spinge molto nel nostro lavoro, quindi è sicuramente è un lavoro chiaramente basato quasi esclusivamente sulle emozioni, quindi noi abbiamo costruito una professionalità basandoci sull'emozione. Certo, abbiamo bisogno di persone che abbiano le capacità e le skills corrette, però quello che cerchiamo più in assoluto di cercare è di trovare persone che siano adatte a determinati scopi, per poi scoprire che magari in realtà sono anche persone molto trasversali e lasciamo totale libertà di movimento all'interno del nostro processo creativo. Questo lo specifico perché la parte, se vogliamo dire, divertente di questo nostro team è che noi abbiamo alcune figure chiave che in realtà si sono presentate qui per tutt'altra ragione. Un team corazzato e di cui abbiamo totale fiducia, e in realtà abbiamo scoperto che sono persone a cui si sono aperti nuovi mondi e che per loro stessa indole, desiderio e volontà si sono trovate attualmente a ricoprire mansioni completamente diverse. Ok, se dovessi dare un consiglio a un ragazzo che vuole intraprendere la carriera di lighting designer, sicuramente gli direi di partire dal basso, dalle basi, perché è importante capire quello che c'è dietro, la fatica e il grande impegno di tantissimi professionisti che ci sono dietro a uno show. Io credo che un pilota di moto, un Valentino Rossi, sia anche un meccanico, o sappia benissimo come funziona la macchina, o la moto, e sappia benissimo come mettere le mani su una moto. È per quello che è diventato un pilota forte. Dico di conoscerlo al 100%, ma comunque di aver avuto esperienze per capire anche come si è arrivati ad avere in mano il prodotto che poi noi dobbiamo gestire, che può essere un palco, può essere una sfilata di moda, può essere un evento privato. Diciamo che è la sintesi del processo che ci porta a considerare il punto di partenza di quando si approccia ad un lavoro, si fa un lavoro con un artista piuttosto che con un'agenzia, può essere qualsiasi tipo di lavoro. Diciamo che noi riteniamo che un po' il nostro compito sia quello di dare definizione a un'idea di partenza
che diciamo resta confusa, non molto definita, che è il processo creativo, un'intuizione, l'idea che magari ha avuto un artista piuttosto che un cliente per un'installazione. Ci sono delle piccole, quello che succede prima, negli istanti, quelli antecedenti diciamo alla partenza di uno show, sono tantissime, cioè in un periodo in un lasso di tempo molto breve succede la qualsiasi. E tantissimi miei colleghi hanno proprio delle routine, come c'è qualcuno che fa stretching, qualcuno che fa yoga, adesso ovviamente non fanno yoga vera, ma una sorta di meditazione. Io quello che mi sono sempre detto, lo trovate sempre delle cose molto fuori da me, quindi quello che faccio prima di un concerto è stare assolutamente immobile. Allora, il fatto di riuscire a vedere quelle che sono le espressioni del pubblico durante il concerto è un qualcosa che negli ultimi 2 anni, penso, dato che il mio ruolo all'interno dell'azienda si è un po' modificato, si sta modificando, è sempre un cambio continuo, mi soffermo tantissimo a guardare quello che è il pubblico. Io, tra l'altro, sono appassionato di fotografia, quindi quando scatto foto dei concerti, molte delle foto in realtà sono quelle del pubblico, perché quella è un po' una sorta di risultato che tu vedi, una gratificazione istantanea di quello che poi è il tuo lavoro, e c'è quel momento famoso in cui si spengono le luci, quindi perché c'è di fatto sempre quel momento in cui da uno stato di luce, diciamo di walk-in, quindi il pubblico che è entrato dentro, si va poi in modalità show. Quel momento lì un po' ti fa switchare mentalmente ed entri in un altro, è come se entrassi in un altro mondo, è molto bello, tante volte anche spaventoso, a seconda di quanto sei stato bravo a programmare lo spettacolo prima. Allora, in che modo la tecnologia ha cambiato il nostro lavoro negli ultimi anni? L'impatto è stato molto importante, perché si è avuto un'evoluzione sia di software che di possibilità di lavorare con software nuovi di alto livello, che ci ha permesso sì di velocizzare alcuni processi. Abbiamo cominciato, grazie a delle collaborazioni interne al nostro stesso studio, a sviluppare anche i rami di set design e show design. L'ultimo dello show design è quello che è arrivato per il più recente in ordine, quindi è quello su cui stiamo ancora prendendo le misure, perché è una cosa molto complessa, molto più complessa di tutti i singoli elementi, perché ti prendi un po' la responsabilità di un po' tutto quello che è l'impatto sia visivo che narrativo, che poi viene portato in scena dall'artista piuttosto che all'interno il contesto di un evento. Una delle ultime sfide che abbiamo di fronte e dobbiamo affrontare è sicuramente la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali e la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali. L'avvicinamento a questo progetto è stato molto lungo, molto complesso per svariate ragioni. In primis stiamo parlando di una di quelle che credo si possono definire le cerimonie più importanti che ti possa capitare di fare nella tua vita lavorativa. Dato che lavoriamo su due cerimonie all'interno della stessa venue, nello stesso posto, abbiamo ovviamente dovuto lavorare molto bene sulla distinzione molto chiara di quello che sono le due cerimonie, quindi dare un'identità molto specifica a quella che è la chiusura la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e l'apertura dei Giochi Paralimpici. Una cosa che però un denominatore comune è sicuramente la cura che ci dobbiamo mettere nella direzione della fotografia, per cui quello che riguarda il broadcast, che poi milioni di persone andranno a vedere in giro per il mondo. E per fare questo abbiamo proposto un sistema molto solido, composto da unità high forte con RoboSpot, follow spot automatizzati, quindi un tipo interattivo di seguire i vari performer on site con ZackTrack. Sentiamo che c'era bisogno proprio di fare un ragionamento simile, perché cerimonie di questo calibro necessitano proprio di avere la certezza e la consistenza di avere un'illuminazione molto buona su tutto l'evento. E lo stimolo più grosso per me, logicamente, è tutta la parte organizzativa di questa macchina, che è veramente immensa e su cui stiamo imparando tantissimo.
Questo processo, diciamo, progettuale è stato piuttosto complesso, perché chi ha costruito un monumento senz'altro non si aspettava che 2000 anni dopo qualcuno ci avrebbe messo della tecnologia LED. Però devo dire che per quanto sia stato complesso è stato anche molto stimolante. Abbiamo cercato di piegare la tecnologia non tanto per far sì che il monumento fosse ricoperto di tecnologia, ma che la tecnologia si prestasse a valorizzarne appunto questo valore storico del tempo che è passato. Quindi senz'altro è stato complesso, ma siamo molto soddisfatti, perché abbiamo trovato una giusta sinergia nel lavorare su uno spettacolo molto impattante a livello visivo, ma che valorizzasse quello che è il contenitore, no? Quello che è la scena che andiamo ad abitare. Cosa amo di più del mio lavoro? Il loadout, si diceva quando facevo il tecnico, e adesso le feste di fine produzione, direi, perché vuol dire che è andato tutto bene e siamo tutti contenti. Grazie a voi.